C'è una creatura capace di pietrificare chiunque incroci il suo sguardo. Una donna che è diventata mostro, una vittima trasformata in simbolo di terrore e potere. La sua storia attraversa secoli, da miti greci fino ai nostri giorni, e custodisce segreti di divinità, eroi e vendette terribili. Oggi vi racconterò la vera leggenda di Medusa e vi mostrerò cosa si nasconde dietro il mito della Gorgone. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto. Nelle leggende, nei miti, nei sussurri del fuoco e del vento, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito, il viaggio tra le ombre degli dei, i mostri che abitano le nostre paure e le storie che ci hanno reso ciò che siamo. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Introduzione. La notte è profonda. Il cielo è una distesa di velluto scuro spolverata di stelle lontane, immobili come occhi antichi che osservano il mondo dall'alto. Il mare sotto di te respira lento, un'onda lunga, ritmica, che sembra scandire il tempo stesso. Sei su una piccola imbarcazione che avanza tra acque fredde e il vento salmastro si insinua tra i tuoi capelli, come un presagio. L'isola è ancora lontana, ma già ne percepisci la presenza. Non ha un nome inciso sulle mappe, non è segnata sulle rotte dei pescatori, e non perché sia difficile da raggiungere, ma perché nessuno, da generazioni, ha osato tornarci. Si racconta che sia maledetta, che il suo centro nasconda un luogo dove la pietra parla, un luogo dove un solo sguardo può spezzare il filo della vita. È lì che stai andando. Ed è lì che nasce la leggenda di Medusa. Nell'immaginario moderno, Medusa è diventata un mostro, un volto contorto, capelli fatti di serpenti che si agitano come tentacoli vivi, occhi capaci di pietrificare, ma ciò che la maggior parte delle persone non sa o non ricorda è che la storia originaria di Medusa è profondamente diversa. È una storia di ingiustizia divina, di trasformazione, di potere femminile distorto dalla paura maschile e di un dolore che attraversa secoli come un eco. Oggi, in questo episodio di Echi del mito, ripercorreremo il mito di Medusa come mai prima, non come favola, non come simbolo semplificato, ma come riflesso delle forze oscure e luminose che hanno plasmato il mondo antico. Entreremo nella sua leggenda, ascolteremo le sue origini, esploreremo il suo aspetto e i suoi poteri e scopriremo come una giovane sacerdotessa sia stata trasformata nella creatura che tutti conosciamo. Prima, però, voglio che chiudete gli occhi, solo per un momento. Immaginate una grotta. Non una grotta qualsiasi, una cavità ciclopica, scavata dalla furia dell'acqua e dall'ira del tempo stesso, dove l'oscurità è così fitta da sembrare materia. All'interno, la luce del mondo esterno non entra mai completamente, resta fuori, ferma sull'orlo come timorosa di avanzare. L'aria è umida, fredda, sulla pietra striature bianche sembrano fiumi immobili, e in mezzo a quel silenzio assoluto c'è un suono quasi impercettibile, un sussurro, un soffio, un fruscio, come da qualcosa che scorre, si muove, vive. Serpenti, decine, forse centinaia di serpenti che sussurrano tra loro, intrecciandosi come ciocche di capelli posseduti da una vita propria. E poi lei, Medusa. Non è un demone, non è una creatura nata per fare del male, ma una donna che è stata privata di tutto, persino del diritto di essere guardata senza paura. Siede da sola, nella penombra, il corpo nascosto da ombre che sembrano avvolgerla, come un mantello. I serpenti che compongono la sua chioma si muovono al ritmo del suo respiro, come se ognuno fosse un'estensione della sua stessa anima. I suoi occhi, quelli sì che sono terribili, non per ciò che fanno, ma per ciò che raccontano, una storia di tradimento divino, di rabbia, di isolamento forzato. E tu,
viaggiatore immaginario, sei sul punto di entrare nella storia, di varcare la soglia di un mito che ha cambiato forma nei secoli, come una pelle scartata e rinnovata. Sei pronto a guardare negli occhi una delle figure più fraintese di tutta la mitologia greca. Non temere, in questo viaggio il suo sguardo non ti pietrificherà. Ci limiteremo a raccontarlo, a comprenderlo e a riscoprirlo. Medusa non è solo una leggenda, è un archetipo, è una lente attraverso cui possiamo osservare il rapporto tra divino e umano, tra vittima e carnefice, tra bellezza e potere. La sua storia ha attraversato i millenni, mutando come mutano i miti, da creatura protettiva a mostro, da simbolo di terrore a icona del femminile ferito. Medusa è stata usata per spaventare, per ammonire, per decorare templi e scudi, per rappresentare il caos e per simboleggiare la ribellione. E oggi in questo viaggio la racconteremo in modo completo, senza filtri, senza tagli, con la profondità che merita. Benvenuti dunque nell'episodio dedicato a Medusa. E se ami viaggiare tra miti e leggende, ricorda di iscriverti al canale e attivare la campanella, così non perderai i prossimi capitoli di Echi del Mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 2. Origini e radici culturali del mito di Medusa. Per capire davvero chi fosse Medusa dobbiamo scendere a ritroso nel tempo, molto prima che i poeti classici fissassero la sua prima immagine nei versi. Dobbiamo tornare in un'epoca in cui i miti erano fluidi, come acqua, dove i confini tra bene e male erano sfumati e in cui gli dei erano più simili a forze primordiali che a figure antropomorfizzate. E come le acque modellano i fiumi e danno vita a ogni creatura, così le azioni degli dei hanno plasmato il destino di Medusa. Se vuoi scoprire come le forze della natura e del mito influenzano ogni creatura e ogni destino, puoi recuperare il video su Anubi e vedere come il potere scorre attraverso miti e uomini come un fiume in piena. Le prime tracce della sua leggenda affondano nelle civiltà preelleniche dell'Egeo, quando il culto della dea madre dominava ancora la spiritualità del Mediterraneo. Le Gorgoni, perché Medusa non era sola, erano spiriti ctoni, creature del sottosuolo, simboli della terra e dei suoi segreti. In queste prime culture il serpente era simbolo sacro, rappresentava la rinascita, il potere creativo, la trasformazione. Non era una creatura maligna, ma un ponte tra il mondo dei vivi e quello dei morti. È quasi certo che l'immagine dei capelli serpenti sia nata qui, come elemento sacro, non come punizione. Le tre Gorgoni originarie, Steno, Euriale e Medusa, non erano mostri, erano guardiane. Proteggevano spazi sacri, sorvegliavano confini. Erano, in un certo senso, ciò che gli antropologi chiamano spiriti liminali, figure che vivono tra un mondo e l'altro, ma col passare dei secoli tutto cambia. Con la nascita della cultura greca patriarcale, molte antiche divinità femminili vengono reinterpretate. L'ordine maschile olimpico, guidato da Zeus, riorganizza l'universo mitico, assegnando ruoli chiari, potere agli dei maschi, sottomissione alle dee e agli spiriti femminili. È qui che inizia la metamorfosi delle Gorgoni. Da creature sacre diventano creature pericolose, da guardiane diventano minacce, da simbolo dell'antica potenza femminile diventano rappresentazione dell'eccesso, del caos, dell'energia indomita che va domata. E Medusa, l'unica mortale, diventa il bersaglio perfetto per una narrazione di potere. Secondo la versione più nota, riportata da Ovidio nelle sue Metamorfosi, Medusa era una giovane donna di straordinaria bellezza. I suoi capelli, splendidi, lunghi e lucenti, erano famosi in tutta la Grecia, tanto che molte fanciulle li invidiavano. Medusa era anche una sacerdotessa nel tempio di Atena, quindi vincolata alla castità. Poi accadde qualcosa e qui i miti divergono. Nelle versioni più antiche Poseidone la seduce, in quelle più moderne e più oscure la violenta. Lo fa lì, nel tempio della dea, sul suolo sacro, violando la purezza del luogo e, cosa ancora più grave, l'onore di Atena. Il colpevole è chiaro, eppure nel mito, come spesso accade, non è lui a essere punito. Atena si scaglia contro Medusa. Perché?
perché agli occhi della dea Medusa ha permesso la profanazione del tempio, anche se costretta, anche se vittima. La razionalità divina non contempla sfumature, contempla ordine, e l'ordine è stato infranto. Così Atena trasforma la giovane in una creatura che nessun uomo potrà mai più desiderare, guardare o violare. Capelli di serpenti, occhi letali, pelle pallida, un'ombra del volto che un tempo era celebrato come un dono celeste. E così Medusa viene mandata via, esiliata in un'isola remota, lontana da tutto e da tutti. Diventa simbolo di punizione, di vergogna, di isolamento, ma la storia non si ferma qui. Per secoli la sua testa diventa un oggetto di potere, è scolpita sugli scudi dei guerrieri, posta all'ingresso dei templi, incisa sulle tombe dei morti, usata come simbolo apotropaico, capace di scacciare il male. Il paradosso è evidente: ciò che doveva essere punizione diventa protezione e ciò che doveva essere un mostro diventa un simbolo. E rispetto alle sue sorelle, eterne e immortali, Medusa mantiene un elemento unico: la sua umanità perduta. È l'unica gorgone che può morire e proprio per questo la sua storia diventa tragedia. Questa è la Medusa primordiale, non il mostro, ma il mito, ed è su queste fondamenta che costruiamo il prossimo capitolo. Capitolo 3. Aspetto e caratteristiche di Medusa. Medusa è una delle figure visive più iconiche della storia dell'umanità. A differenza di altri mostri mitologici, l'immagine di Medusa si è stabilizzata nel tempo fino a diventare immediatamente riconoscibile, universale. Ma questa immagine non è nata in un giorno. È stata modellata da secoli di narrazione, arte, religione, paura e cultura. Per comprenderla dobbiamo analizzare ogni elemento del suo aspetto. Il volto di Medusa è un paradosso vivente. Nelle fonti più antiche è grottesco: occhi sporgenti, bocca larga, lingua pendula, zanne da predatore, una maschera spaventosa usata per proteggere templi e tombe. Nelle fonti successive, soprattutto dopo Ovidio, il volto diventa umano, bellissimo, tragicamente umano, un volto che conserva i tratti della giovane sacerdotessa che fu, ma deformato dalla maledizione: pelle pallida, quasi marmorea, lineamenti affilati ma ancora riconoscibili, espressione che oscilla tra dolore, rabbia e rassegnazione. Il volto di Medusa non è solo un volto, è un messaggio, è la testimonianza che la bellezza può essere un dono, è una condanna allo stesso tempo. I suoi capelli sono l'elemento più iconico, il marchio della sua trasformazione: serpenti vivi, intrecciati, sibilanti, che si muovono come tentacoli. Il serpente non è un simbolo casuale, rappresenta la rinascita con la muta, rappresenta il mondo sotterraneo, rappresenta il potere femminile primordiale, rappresenta la protezione e rappresenta anche il pericolo. In molte culture mediterranee pre-greche il serpente era sacro, un simbolo della terra, del mistero, del ciclo vita-morte. Vita. Atena trasforma i capelli di Medusa in serpenti, compie una doppia operazione: la punisce e allo stesso tempo la sacralizza. I serpenti sono vivi, si muovono in sincronia con il suo stato emotivo. Sono l'ultima parte di lei che può ancora toccare il mondo, è l'unica che, paradossalmente, non può essere ferita. Il potere dello sguardo è l'elemento centrale della mitologia di Medusa. Un solo sguardo, appena uno, e il corpo di chi lo incrocia si irrigidisce, i muscoli si contraggono, il sangue si ferma, la vita si spegne, come una candela che incontra il vento. E poi pietra, fredda, perfetta, immortale nella sua immobilità. Ma lo sguardo di Medusa non è solo un'arma, è una barriera, è il modo in cui una vittima diventa intoccabile, è la manifestazione di un trauma, è come se l'universo stesso avesse detto: basta, d'ora in poi nessuno potrà più ferirti. Lo sguardo di Medusa è il simbolo più potente della sua storia ed è anche il più tragico. La rappresentazione del corpo di Medusa
cambia radicalmente tra le epoche. Nelle prime versioni è metà donna e metà serpente. Nelle versioni arcaiche possiede ali dorate. In altre appare come donna interamente umana, con solo la testa trasformata. Nella tradizione ellenistica diventa creatura ibrida, Ctonia, spesso rappresentata in posizione accovacciata o protettiva, ma tutte queste versioni hanno un elemento comune. Il corpo di Medusa è un corpo sacro, non semplicemente mostruoso. È un corpo che esiste tra due mondi, tra l'umano e il divino, tra il vivente e il pietrificato, tra la rabbia e il dolore. Oltre allo sguardo pietrificante, Medusa possiede altre capacità sovrannaturali. Ha una forza sovrumana, una velocità innaturale, resistenza quasi totale alle armi, voce in grado di paralizzare, percezione perfetta del buio e una connessione con il mondo sotterraneo. Non è una creatura che vive, è una creatura che resiste. Nel tempo Medusa diventa simbolo di potere, di paura, di femminilità incontrollata, di rabbia repressa, di ingiustizia divina, diventa amuleto, diventa protezione, diventa monito e oggi nella cultura contemporanea diventa molto altro, diventa un'icona della donna punita per la sua bellezza o per la sua libertà o per la sua voce. Medusa oggi è simbolo del trauma trasformato in potere. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, le curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche sugli altri social, vi lascio i link nella descrizione. Lì condivido i miti che non entrano nel video ed altri formati sulla mitologia. Capitolo 4. Il mito narrato. La prima cosa che si percepisce dell'isola non è la sua forma scura contro l'orizzonte, né il rumore delle onde che si frangono sulla scogliera, è il silenzio. Un silenzio così fitto da sembrare una presenza, quasi un'entità che respira. Un silenzio che avvolge tutto come una mano enorme che stringe la gola del mondo. Le onde continuano a muoversi, certo, ma lo fanno piano, quasi timide. Le rocce nere e screpolate emergono dall'acqua come costole di un gigante addormentato. Non ci sono gabbiani, non ci sono pesci che saltano, non c'è nulla se non quell'immobilità inquietante. Su quell'isola il tempo non esiste, o forse esiste soltanto per chi vi entra e non ne esce. In profondità, nascosta da un labirinto di corridoi di pietra, c'è una grotta immensa, una cattedrale naturale scavata dall'acqua, millenni prima che gli uomini imparassero a pronunciare il nome Medusa. Le pareti brillano di umidità, il soffitto è così alto che la luce delle torce non lo raggiungono e al centro della grotta, seduta su un masso levigato, c'è lei, Medusa. I serpenti che le ornano la testa riposano, avvolti su se stessi come se dormissero. Ogni tanto uno solleva pigramente la testa, annusa l'aria, sibila e torna al suo dormiveglia. Lei è immobile, ha il respiro lento, il volto inclinato verso il pavimento, come se guardarlo fosse meno doloroso del guardare il mondo. C'è una solitudine profonda in quella figura, una solitudine che non somiglia al ritiro volontario, ma all'esilio imposto. Ogni sussurro dei serpenti, ogni goccia che cade dalla volta, ogni improvviso fremito della roccia sembra ricordarle ciò che le è stato tolto, il tempo, la bellezza, il suo ruolo sacro, la sua umanità. Ma questa notte, all'esterno della grotta, qualcosa cambia. Il rumore di passi, lievissimi, incauti, umani. Medusa non lo sente subito. Non perché sia distratta, ma perché il mondo intorno a lei ha imparato a tacere, come se la terra stessa temesse il suo sguardo. Molto lontano da lì, la storia è iniziata in modo diverso. Un banchetto, una promessa avventata, un re insicuro che vuole liberarsi di un giovane che non riesce a controllare. È un eroe, Perseo, messo con le spalle al muro. Il re gli impone l'impresa impossibile, portargli la testa della Gorgone. Una sfida così assurda che spesso non viene nemmeno considerata una missione, ma una condanna camuffata. Perseo accetta, non perché è coraggioso, non perché ha qualcosa da dimostrare, ma perché non ha scelta. La vita di sua madre dipende da lui,
Così parte. Il viaggio è lungo, disseminato di incontri enigmatici. Non sono uomini quelli che incontra, sono forze della natura sotto forma di dei. E quando Perseo affrontò Medusa, non era un semplice eroe. Era figlio di Zeus, il sovrano degli dei, e portava con sé il potere e il favore divino. La sua missione ci ricorda come le azioni degli dei intrecciano il destino degli uomini. Se vuoi scoprire più su Zeus, il padre degli eroi e dominatore del cielo, non perdere il video dedicato a lui, dove il mito prende vita in tutta la sua grandezza. Ma torniamo a Perseo. Atena lo osserva come si osserva un figlio che non si è scelto, ma che in qualche modo si sente responsabile di proteggere. Gli offre lo scudo, un disco lucido, come acqua pura, uno specchio perfetto. Hermes vola al suo fianco con un sorriso malizioso e gli porge i sandali alati. Ade, cupo e distaccato, gli concede l'elmo dell'invisibilità e infine le ninfe, creature antiche come le foreste, gli consegnano un sacco che può contenere ciò che non dovrebbe essere contenuto. Perseo non capisce perché gli dei si interessino a lui, ma non fa domande. Nell'Olimpo le domande sono più pericolose delle risposte. E così arriva sull'isola. All'inizio non vede Medusa, vede invece ciò che lei ha lasciato, statue. Decine, forse centinaia, corpi di uomini colti nell'istante congelato in cui la vita li ha abbandonati, esploratori, soldati, avventurieri, tutti con lo stesso terrore negli occhi. Perseo si ferma davanti a uno di loro, un guerriero inginocchiato con le mani sollevate come per proteggersi, la bocca aperta in un urlo che non ha mai avuto tempo di essere udito. In quel momento Perseo sente qualcosa che non si aspettava: compassione. Per loro, per la donna che li ha trasformati, per se stesso, e poi paura, una paura che non riguarda la morte, ma il peso di ciò che sta per fare, perché Medusa non è solo un mostro, Medusa è una vita, un essere che esiste da anni in quell'oscurità, punita e dimenticata. Quando entra nella grotta, Perseo è invisibile, ma non si sente tale. Ogni passo è un battito del suo cuore, ogni battito è un colpo di tamburo che rimbomba nelle sue orecchie. Poi la vede, seduta, silenziosa, inconsapevole. La prima cosa che prova non è terrore, è pietà. Medusa non è ciò che gli hanno raccontato, è una donna deformata e intrappolata, una figura sola, stanca, lontana anni luce dall'immagine del mostro. Perseo si avvicina, lo scudo sollevato, cerca di non guardarla, si affida al suo riflesso. Medusa solleva la testa, i serpenti si rianimano, il suo respiro cambia. In quell'attimo, incrociando il riflesso di ciò che lei è diventata, Perseo sente qualcosa spezzarsi dentro di lui. Non la vuole uccidere, non così, non mentre è inerme, ma non c'è scelta. I serpenti si agitano, come un allarme. Medusa si gira verso un punto vuoto dove lui si nasconde e i suoi occhi brillano di una luce stanca e spaventosa. Lei capisce. Non vede Perseo, ma sente la morte, e in quell'istante la sua espressione non è furia, è rassegnazione, come se aspettasse da anni che qualcuno venisse a porre fine alla sua esistenza. Perseo alza la lama, la voce dei serpenti si alza, un sibilo, un grido, un lamento. La spada scende e la storia del mondo cambia. La testa si separa dal corpo, i serpenti urlano, ma in un modo quasi umano. Il corpo cade a terra con un tonfo sordo. La grotta si riempie di un silenzio ancora più profondo di quello che l'aveva preceduto. Perseo chiude gli occhi. Per la prima volta piange, e piange non per la sua vittoria, ma per la sua colpa. Ma il mito non finisce qui. La morte di Gorgone è solo il suo preludio, e il destino di Perseo e di Medusa si definirà nel capitolo successivo. Capitolo 5. Perseo, il cacciatore di ombre. Il vento soffia forte mentre Perseo lascia l'isola. Le onde si infrangono contro la barca, spruzzi salati che gli tagliano la pelle arrossata. Ma lui non sente il freddo, non sente il mare, non sente niente. Ha la testa di Medusa nella sacca e per tutto il viaggio sente i serpenti muoversi, agitarsi, lamentarsi, come se fossero creature vive separate dal corpo della loro padrona. Forse lo sono, forse sono parte dell'anima che rifiutano di morire. Perseo tiene la sacca lontana dal volto. Sa che basta un singolo sguardo, anche dopo la morte, per essere pietrificato. Non si fida del potere della Gorgone, non può permetterselo. Ma dentro di sé qualcosa gli dice che non è solo paura ciò che prova, è dolore,
e rimorso e un senso di ingiustizia che gli brucia nel petto. Il viaggio di ritorno è pieno di ostacoli. Perseo viene attaccato da ladri, da mostri marini, da uomini che vogliono rubargli ciò che porta con sé, ma ogni volta la testa di Medusa lo salva. Ogni volta il suo potere trasforma in pietra ciò che vuole distruggerlo. È un paradosso crudele. Perseo vive grazie a colei che ha ucciso. Medusa continua a combattere per lui, anche da morta. Ogni volta che Perseo apre la sacca per usare la testa, fa attenzione a non guardarla, ma non può evitare di sentirne il peso simbolico. La sente come una presenza, come un giudice silenzioso, come una voce che non parla ma che pesa. E in lui nasce una domanda terribile. Gli dei lo hanno davvero scelto per un'impresa eroica? O lo hanno solo usato per eliminare una creatura scomoda? E Perseo lo capisce ora. Gli dei non danno doni. Gli dei fanno investimenti. Una notte, durante una tempesta, Perseo si rifugia in una grotta. La pioggia è violenta, il vento ulula e dentro quella grotta Perseo sogna Medusa, ma nel sogno non è un mostro. È la giovane sacerdotessa, ancora bella, ancora umana, ancora integra. I capelli sono lunghi e neri, scivolano sulle spalle come seta liquida. Lei lo guarda, non con odio, non con desiderio di vendetta, con tristezza. Non avrei voluto essere questo, dice. E la sua voce è un eco dolce, lontana. Nemmeno io, risponde Perseo nel sogno. E Medusa sorride, un sorriso piccolo, fragile, più simile a una ferita che a una gioia. Quando Perseo si sveglia è in lacrime. La storia del suo ritorno è piena di imprese, di vittorie, di eroi trasformati dalla sua presenza, ma tutte queste gesta sono minori rispetto alla verità nascosta sotto ogni racconto. Perseo non torna solo, torna con un fardello e sa che il mondo lo applaudirà per ciò che lui stesso detesta. L'eroe è diventato tale non grazie alla forza, ma grazie a un atto che non voleva compiere. Eppure il destino non è ancora compiuto, perché la testa della Gorgone deve ancora essere consegnata alla dea che tutto ha iniziato, Atena. Ed è lì davanti allo sguardo della dea, nello splendore del tempio, che il mito giungerà alla sua svolta. La storia di Medusa ci fa riflettere. Era davvero una mostruosità da temere o più una vittima punita ingiustamente dagli dei? Vorrei sapere cosa ne pensate voi. Nei commenti scrivete se la vedete come una figura di vendetta, di ingiustizia o qualcosa di completamente diverso. Capitolo 6. La decapitazione e il destino della Gorgone. Quando Perseo entra nel tempio di Atena, il mondo sembra trattenere il respiro. La dea lo attende al centro della sala, immobile come una statua, ma più viva di qualunque essere umano, e splendida e terribile allo stesso tempo. Gli occhi sono freddi come lame, il volto è perfetto come marmo scolpito, e la luce che la circonda è quella dell'alba che non scalda ma rivela. Perseo avanza, ogni passo è un peso, ogni respiro una ferita. Atena non parla, non lo ringrazia, non lo loda. Guarda soltanto la sacca e in quel gesto c'è tutto. L'arroganza, il calcolo, la distanza degli dei. Perseo apre lentamente la sacca. La testa di Medusa emerge. I serpenti ancora vivi, ancora inquieti. La dea la osserva con un misto di interesse e di disprezzo. E allora accade qualcosa. Non una luce, non un tuono, qualcosa di più sottile. La testa di Medusa e la dea si guardano, una morta, l'altra immortale. In quel silenzio assoluto, Perseo ha la certezza che Medusa stia dicendo qualcosa. Non con la voce, con ciò che è rimasto di lei. Atena annuisce. È un gesto piccolo ma carico di significato, come se accettasse un patto, come se comprendesse finalmente ciò che lei stessa aveva creato. Poi prende la testa e la posa al centro del suo scudo. In un istante il potere della Gorgone si fonde con quello della dea e Medusa diventa parte dell'Egida. Non più un mostro, non più vittima, guardiana. È una rivincita silenziosa, una resurrezione simbolica, la trasformazione della maledizione in forza. Ma il destino di Medusa non finisce nello scudo. Si dice che il suo spirito non abbia mai lasciato la terra, che continui a vegliare sui luoghi sacri, che protegga chi la invoca, che punisca chi
usa il potere della paura per soggiogare. La Gorgone, da allora, non è più soltanto un mostro ucciso da un eroe, è una ferita che parla, una cicatrice divina, un archetipo eterno, e la sua storia, lungi dall'essere un semplice mito, diventa un'invocazione, un richiamo, un monito, un eco che ancora oggi attraversa i secoli e ci ricorda che i mostri non nascono, si creano, e che nessuno sguardo, nemmeno quello di una Gorgone, è più terribile dell'ingiustizia di chi lo ha generato. Capitolo 7. Il simbolismo della Gorgone. Ci sono storie che sopravvivono non solo perché vengono raccontate, ma perché continuano a parlare anche quando la voce del narratore tace. La storia di Medusa è una di queste. Dopo la sua morte, dopo la brillantezza dello scudo di Atena, dopo il trionfo di Perseo, la Gorgone non scompare, si trasforma. Il suo volto continua ad apparire ovunque, scolpito sulle pietre dei templi, inciso sugli scudi dei guerrieri, dipinto sui vasi che accompagnano i defunti nell'Ade. Non c'è civiltà nel Mediterraneo che non abbia temuto o venerato quel viso con i serpenti al posto dei capelli. Eppure ciò che colpisce non è la paura che ispira, ma la sua ambiguità. Medusa non è solo terrore, Medusa è protezione, è soglia, è confine. I primi a capirlo furono gli scultori antichi, quando scolpivano la Gorgone sulle porte della città. Non lo facevano per ricordare un mostro, lo facevano per tenerne lontano dagli altri, per dire al male di qua non si passa. Era una guardiana, una sentinella posta ai margini del sacro, un avvertimento e allo stesso tempo un conforto. L'immagine della Gorgone, infatti, non allontanava soltanto i pericoli, li rifletteva, funzionava come uno specchio, come se il volto di Medusa mostrasse a chi lo guardava non la sua identità, ma la sua colpa, la sua oscurità interiore. Chi era puro passava, chi portava male cadeva sotto il peso del proprio stesso sguardo. La Gorgone diventò dunque simbolo di una dualità complessa, protezione e distruzione, femminilità sacra e violata, potere e vulnerabilità, bellezza e orrore. È questa tensione a renderla eterna, a far sì che il suo volto non venga mai dimenticato. E così, secoli dopo, gli studiosi, i filosofi, i poeti hanno continuato a tornare a lei come si torna a una domanda irrisolta. La Gorgone è la paura dell'altro? La rabbia del femminile tradito? Il massimo tabù del potere maschile? La punizione di una bellezza che gli dei non sapevano gestire? O è l'immagine stessa di ciò che l'umanità teme guardare dentro di sé? La risposta non sta mai soltanto in un'interpretazione. Medusa non è una figura da semplificare, è un mistero, è un enigma scolpito nella pietra del mito. E come ogni simbolo potente, lei non rappresenta qualcosa, lei è quel qualcosa. Ti guarda, ti giudica, ti interroga e a volte ti salva. Capitolo 8. Interpretazioni moderne. Il mondo è cambiato. I templi sono caduti, le statue sono crollate, ma Medusa non è mai sparita. Ha continuato a vivere nelle pieghe della storia, nascosta eppure presente come un'ombra familiare. Nei secoli moderni la sua immagine riemerge, non più sugli scudi, ma nei libri, nell'arte, nelle teorie. È come se il suo volto fosse un codice che ogni epoca decifra a modo suo. La prima grande svolta avviene nel Rinascimento. Gli artisti si innamorano della Gorgone, ma non per il terrore, per la tragedia. Caravaggio con un colpo di genio la dipinge mentre sta morendo, gli occhi spalancati in un urlo muto. Il volto non è mostruoso, è umano, è una donna sorpresa dal suo stesso destino, una vittima. Gli studiosi del tempo iniziarono a chiedersi: e se il vero orrore non fosse Medusa, ma ciò che le è stato fatto? Secoli dopo l'interpretazione cambia ancora. Il romanticismo vede nella Gorgone la ribellione della natura selvaggia, dell'energia primordiale che l'uomo cerca invano di domare. Gli psicoanalisti poi la trasformano in un simbolo della paura maschile, del femminile. La chiave del mistero per loro non è la testa di serpenti, ma lo sguardo che pietrifica, lo sguardo che impone confine, lo sguardo che non può essere sopportato. In un'epoca ancora più recente, Medusa diventa un'icona del femminismo. La sua storia, riletta attraverso la lente del potere e della violenza, prende una nuova forma. Non è più un mostro sconfitto da un eroe, è una donna punita perché sopravvissuta, una voce che è stata messa a tacere, un trauma trasformato
trasformato in leggenda. Molte artiste la rappresentano con i serpenti alzati come pugni, molte scrittrici le restituiscono la voce che il mito le ha tolto, molte donne vedono in lei un simbolo della propria resilienza, persino la psicologia contemporanea la usa. Medusa come metafora dello sguardo che paralizza, della memoria che blocca, della ferita che impedisce di andare avanti. Ogni epoca trova in lei ciò che teme e ciò che desidera liberare. E la Gorgone accetta tutto, non rifiuta nessuna interpretazione, come una divinità dimenticata ma ancora consapevole del proprio potere. Si lascia reinventare, sapendo che ogni immagine, ogni storia, ogni voce aggiunge un frammento alla verità. La verità di Medusa non è una, è tutte quelle che sono state dette, e tutte quelle che devono ancora venire. Capitolo 9. Medusa come archetipo contemporaneo. Oggi, sebbene i templi siano polvere e gli eroi siano leggenda, Medusa è più viva che mai. La incontriamo senza accorgercene, la vediamo negli sguardi di chi è stato ferito e ora si protegge con la rabbia, la troviamo nelle persone che hanno trasformato la sofferenza in forza, nelle donne che non hanno più paura di essere considerate troppo intense, troppo dirette, troppo coraggiose. Medusa non è più un mostro, è diventata un archetipo. L'archetipo di chi è stato spezzato e ha imparato a ricomporsi da solo. L'archetipo di chi porta sul volto la storia della propria sopravvivenza. L'archetipo della verità che gli altri non vogliono vedere. In molte culture contemporanee il suo volto è un simbolo tatuato sulla pelle, indossato come gioiello, inciso su amuleti protettivi, non per scacciare il male con la paura, ma per dichiarare una rinascita. Il mito di Medusa oggi racconta la forza dopo il trauma, il diritto alla rabbia, la trasformazione del dolore in potere, la capacità di vedere attraverso le menzogne. È l'archetipo della donna che non chiede più permesso, dell'emarginato che trova la propria voce, del sopravvissuto che non si scusa per essere cambiato. E così nell'immaginario contemporaneo Medusa non è più figura che pietrifica, è quella che libera. Parla attraverso artisti, psicologi, attivisti, autori, persone che hanno trovato nel suo mito uno specchio potente. Il suo sguardo non uccide più, il suo sguardo rivela ciò che siamo diventati quando abbiamo smesso di avere paura della nostra verità. Medusa è il confine tra ciò che eravamo e ciò che possiamo essere, è il trauma che non ci definisce più, è la forza che nasce dalle nostre crepe, è la voce che non si lascia più mettere a tacere. E forse proprio per questo il suo mito non morirà mai, perché Medusa oggi, più che in passato, non è un personaggio da temere, è un archetipo da comprendere, una guida oscura, sì, ma sincera, che ci conduce dentro noi stessi, dove spesso si nasconde il vero mostro, ma anche la vera salvezza. Capitolo 10. L'eredità eterna di Medusa. C'è un luogo dove il tempo sembra fermarsi, non è un tempio, non è una biblioteca, non è un museo, è dentro di noi, è nel pensiero che si ferma sul confine tra paura e coraggio, tra dolore e trasformazione che vive Medusa. La sua storia comincia in un passato lontano, ma non finisce mai. Ogni volta che qualcuno osa guardare dentro la propria oscurità, il volto di Medusa emerge, non per pietrificare, ma per mostrare, per ricordare che ciò che temiamo di più è spesso ciò che dobbiamo comprendere, che la forza nasce dalle ferite e che il potere può essere la nostra stessa vulnerabilità. Medusa ci parla ancora oggi. Ci parla attraverso l'arte, i libri, la psicologia, il cinema, la moda, la musica. Ci parla nei racconti di chi ha subito ingiustizie, di chi è stato giudicato e punito per la propria bellezza o per la propria forza. Ci parla attraverso l'archetipo della sopravvivenza, del trauma che diventa resilienza, della rabbia che diventa libertà, della voce che non si lascia più soffocare. Il mito, in fondo, non è altro che un invito a guardare, a riconoscere il nostro volto nei suoi occhi, a comprendere che ogni paura, ogni ombra, ogni mostro che incontriamo ha radici in ciò che ancora non accettiamo di noi stessi e che solo affrontandoli possiamo trasformarci. Così Medusa non è più solo la Gorgone
che pietrifica. Non è più solo la vittima o il mostro, è diventata simbolo di un potere che non chiede permesso, di un coraggio che non cerca approvazione, di una forza che nasce dalla consapevolezza di sé. E quando chiudiamo gli occhi e immaginiamo il suo volto, non vediamo più solo paura, vediamo protezione. Vediamo la sentinella che ci guarda attraverso i labirinti della vita, il confine che ci insegna a difenderci, l'archetipo che si ricorda che possiamo trasformare il dolore in bellezza. Medusa è eterna perché, come tutte le grandi figure mitiche, è molte cose insieme: mostro e donna, vittima e dea, paura e liberazione. È la storia che continua a raccontarsi in ogni epoca, attraverso ogni reinterpretazione, attraverso ogni persona che osa guardare e riconoscere la propria verità. E così, mentre il mondo cambia, Medusa resta, non come leggenda del passato, ma come presenza viva dentro di noi, come un faro oscuro e luminoso allo stesso tempo, come un invito a trasformare la pietra in vita, il terrore in consapevolezza, il mito in esperienza. Perché alla fine ciò che Medusa ci insegna non è solo a temere o combattere, ma a guardare dentro, a guardare oltre, a guardare e riconoscere chi siamo veramente. E in questo sguardo così potente e profondo troviamo la vera eredità di Medusa, non il terrore, non la punizione, non la leggenda, ma la forza immortale della trasformazione. Ma Medusa non è che l'inizio della ribellione femminile nei miti. Se la sua storia ti ha affascinato, presto incontrerai Lilith, colei che sfidò gli dei stessi e portò la libertà al centro della leggenda. La sua vicenda è un eco potente del coraggio e della punizione che abbiamo appena visto.